Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli, tendenze energetiche affettive, ok, per la seconda parte di giugno. E abbiamo la luna, ragazzi. Periodo di nostalgia probabilmente per qualcuno. Quando c'è la carta della luna si parla sempre di sentimenti un po' malinconici, un po' tristi, un po' così, legati ai ricordi, mi verrebbe da dire. Quando si parla della luna c'è sempre qualche cosa dal passato che ritorna a galla. O magari potrebbe essere qualcuno. Andiamo a vedere, amici dei gemelli, con i tarocchi di che cosa si tratta, e io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link a una guida che spiega come unire il significato di più oroscopi, vi spiega l'influenza delle decadi, le linee di tempo. Insomma, sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Date sempre una sbirciata, insomma. Inoltre vi comunico che le previsioni dei single sono già online e che potete integrarle con la lettura di oggi. Bene, andiamo a vedere per la seconda parte di giugno. Wow, partiamo con un asso di spade. L'asso di spade normalmente è una verità che viene a galla, può essere un nuovo inizio, può essere anche un nuovo ordine mentale, sì, una verità potrebbe anche non essere direttamente a livello di comunicazione, ma anche semplicemente una presa di consapevolezza, ehm, un nuovo modo di vedere le cose, una nuova presa di posizione, perché appunto si è dato un ordine diverso ai pensieri. Allora ragazzi, poi abbiamo un 10 di bastoni, 6 di spade, la carta del diavolo, la torre, un re di denari. Vediamo come terminiamo con un bellissimo 2 di coppe, devo dire. Dunque, asso, come vi dicevo, è 10. C'è la necessità di lasciarsi indietro qualche tipo di peso. Tenete presente che è un 10, quindi è una carta di fine ciclo. Qui c'è un inizio e qui c'è una fine. Cambia qualcosa. E con questo 6 di spade sento che qualcuno probabilmente si vuole allontanare da certi tipi di mentalità, certi tipi di problemi, di pensieri o magari anche di credenze limitanti, perché il 6 di spade io lo sento molto collegato con tutto quello che sono gli usi, le abitudini, i costumi e le credenze che si sono ereditati o comunque assorbiti durante l'infanzia. Abbiamo poi anche un bel diavolo in centro lettura, ragazzi. E qui devo dire che c'è diavolo e torre, tra l'altro, quindi se qui si parla di ego, di qualche cosa che condiziona, qua automaticamente c'è il crollo di questo condizionamento. Wow! Le ultime carte le andiamo poi a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo da questo asso di spade. Ok, allora abbiamo una regina di spade, un 4 di spade e un imperatore. Mm. Come vi dicevo, ci potrebbe essere una nuova presa di posizione. Con la regina di spade c'è un nuovo ordine mentale. Vi ricordo che la regina di spade è quell'energia che appunto mette in ordine i pensieri, fa programmi, taglia. Abbiamo due strumenti che tagliano qui, tre, se contiamo anche questa carta. Taglia quello che non serve più. Il 4 di spade è una carta che ci indica il bisogno di prendersi un momento. Può essere un riposo di tipo fisico o può essere un momento per recuperare tutto il lato psico-emotivo, ok? Qui c'è bisogno di ritrovare la propria forza interna, la propria
stabilità. Per qualcuno può anche essere che una delle due persone all'interno della coppia o all'interno comunque vabbè, di questa relazione abbia bisogno di prendersi un tempo proprio dalla relazione. Andiamo a vedere questo 10, ok, di bastoni. Abbiamo la carta della stella e un fante di spade. Come se vi dicessero che dovete lasciarvi indietro qualche obiettivo, qualche sogno. Abbiamo anche la luna che è collegata ai sogni, ragazzi. Non è il sogno in sé che è diventato pesante, ma tutto quello che c'è intorno al sogno che lo fa diventare pesante, che lo fa diventare vostro, quando in realtà non so se sia proprio tutto vostro questo sogno, o se sia un sogno di coppia o un sogno, non lo so, magari di famiglia, perché qui abbiamo questo 6 di spade che parla proprio. Andiamo a vederlo, andiamo a vedere questo 6 di spade. Uff. Come se ci fosse la necessità di allontanarsi da certi compromessi, da certi accordi, da qualche cosa che è instabile, da qualcosa che non è sicuro, che non è, perché giustamente un sogno è nell'aria, è nella mente ancora, no? È come se non fosse concreto. Fatemi sapere che cosa fa riferimento la stella. La stella può essere un sogno, un desiderio, un obiettivo, per qualcuno anche uno scopo di vita, eh? Andiamo a vedere questo diavolo, vediamo cosa vi condiziona. Re di Pentacoli. Nove di bastoni e nuovamente la luna. È qualche credenza, ragazzi, che vi blocca, legati al passato. Qui ci sono delle paure, qua c'è la questione familiare, il bisogno di sicurezza, il bisogno di stabilità, che probabilmente inseguendo il sogno che voi avete in questo momento non sentite. Ma in realtà ho come la sensazione che ci sia una questione con o una regina di spade o un imperatore, appunto, che vi impedisca di sentirvi stabili, di sentirvi sereni, di sentirvi tranquilli, e è come se ci fosse sempre qualche cosa per cui lottare. E mi parlo di questo 10 di bastoni, che parla di pesi e di responsabilità che vi state prendendo e che non sono i vostri. Anche le aspettative, fa anche riferimento alle aspettative alle volte. Vi faccio un esempio. La società ci dice che per essere felici, o perlomeno questa è la favola che ci vendono fin da quando siamo bambini, bisogna avere una famiglia o dei figli, no? O tutte e due le cose insieme. E quindi questa è una realtà che sì, va bene per molti, ma non è per tutti. C'è qualcuno che è felice anche da solo, anche senza figli, ipotesi, o magari con un figlio e ehm, senza un partner, anche se poi comunque la felicità arriva da dentro e non da qualche cosa di esterno. Però comunque qui io credo che con questa luna e questo diavolo ci sia qualche forte paura legata al passato. Qui abbiamo un 9 di bastoni, è un'altra carta che ci parla di stanchezza, di qualcuno che non ce la fa più a gestire le cose a livello materiale, o può anche essere che ci sia questo re di pentacoli che abbia fortemente condizionato i vostri movimenti, i vostri sogni, le vostre aspettative. Guardate, appena l'ho visto mi ha ricordato molto il Re di Pentacoli, perché è vero che questa è una sfera, non so se si vede con la luce di oggi, c'è un tempo terribile, però un po' come perché sono comunque due re che parlano di materialità, quindi potrebbe essere la stessa persona, come se ci fosse un'energia intorno a voi che vi fa sentire bloccati. C'è qualche cosa che vi condiziona.
Andiamo a vedere la torre. Perché giustamente se ci sono le aspettative degli altri, potrebbero essere aspettative dettate dall'ego per dover dimostrare agli altri, sapete? Wow, il mondo e il 2 di pentacoli. Allora, devo dire ragazzi che nella seconda settimana, scusate, seconda parte della lettura, quindi quarta settimana di giugno, le cose cambieranno drasticamente, eh. In meglio, devo dire. È vero che quando c'è la torre si parla sempre di un momento di reset, è un momento normalmente difficile perché la transizione non è mai indolore, però guardate, avete comunque poi anche il mondo e un 2 di pentacoli. Ho come la sensazione che si ristrutturi qualche tipo di dinamica all'interno della relazione. Vi dico, potrebbe anche essere che l'altra persona si senta, ma no, siete più voi, perché comunque anche qui abbiamo un re di denari. Quindi è come se nella prima parte ci fosse un po' di movimento da parte vostra di volervi staccare, di volervi allontanare da una sorta di instabilità o di attesa o di atteggiamento di controllo, come se avessi bisogno di prendervi un tempo per schiarirvi le idee, diciamo così. E nella seconda parte, non so se vostro movimento a livello fisico o piuttosto che a livello di idee, comunque farà sì che certi equilibri, certe dinamiche si romperanno per cambiare in meglio, per uscire da un ciclo karmico, ragazzi. Andiamo a vedere il re di pentacoli, perché poi alla fine finiamo con un bellissimo 2 di coppe, che avevamo già qui, però qui era un po' così. 3 di bastoni e 10 di spade. Di nuovo un 10, ragazzi. Si chiude il ciclo della sofferenza. Arriva questo re di pentacoli. Potrebbe essere una persona nuova se siete single, per esempio, ma potrebbe anche essere semplicemente una ritrovata fiducia in voi stessi. Perché il 3 di bastoni mi parla sempre di viaggi, mi parla di espansione, mi parla di qualche cosa che si allarga, che diventa più grande, diciamo così. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Queste sono un po' troppe. Wow, un'altra volta il 10 di bastoni e il 7 di spade. Mm. E che qui sento come se doveste tagliare delle responsabilità che non sono vostre, che vi fanno sentire scomodi, che vi fanno ritornare a galla dinamiche magari vecchie del passato. Nella quarta settimana di giugno, come se dicesse no, boh, basta, adesso sì, no, non accetto più. È come se ci fosse, sì, magari una decisione, un movimento che cambierà le dinamiche di coppia, di relazione o se siete single e state lasciando una relazione, questo re di pentacoli potrebbe essere una persona nuova che magari potreste conoscere in un viaggio appunto, ma che vi farà un po', come vi posso dire, scusate, da specchio per quelle che sono le bugie che vi siete raccontati fino ad adesso. Le bugie non è necessariamente detto che siano, cioè vi faccio un esempio, io ho la proiezione, perché vi ricordo che la luna parla anche di proiezioni, non lo so, che sia sempre l'uomo, ipotesi, che deve caricare la lavastoviglie, per esempio, vi faccio un esempio, così, buttato lì. Quindi questa persona vi potrà dare la possibilità di specchiarvi e di farvi vedere, di farvi render conto più o meno consapevolmente, farà questo lavoro, però vi farà rendere conto di quali sono le bugie che vi siete raccontate, quindi anche un po' i limiti, le proiezioni che avete avuto, magari proprio
durante l'infanzia o durante semplicemente la relazione precedente o l'episodio precedente, se per esempio siete già in coppia da tanto tempo e non avete intenzione di cambiare, insomma, la coppia. È un po' come disfarsi sì, delle responsabilità che vi sono state messe in testa dagli altri. Ho proprio come questa sensazione. È come se tornassero a galla movimenti energetici già vissuti in un passato e in questo periodo, anche grazie a una nuova persona che potrebbe entrare, o magari è il vostro partner semplicemente, eh, avrete la possibilità di vederci chiaro su queste dinamiche. Andiamo a vedere ancora un oracolo, per piacere, grazie. Sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Wow! Abbiamo 2 di coppe e un 4 di bastoni, ragazzi. Ecco, appunto, è anche la carta che ce lo dice. Anima gemella, sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Dunque, ragazzi, faccio un piccolo preambolo, anzi, una precisione sulle anime gemelle. Per come la vedo io, le anime gemelle non sono solo le anime romantiche. Le anime gemelle sono tutte quelle anime che fanno parte, diciamo così, è come se fossero un nostro specchio, ok? E non necessariamente sono romantiche, potrebbero anche essere tipo fratelli, tipo amici, datori di lavoro, colleghi di lavoro, insomma. Sono persone che semplicemente ci aiutano a specchiarci e a crescere. Tenete presente che nella schiera, diciamo così, delle anime gemelle, ehm, ci potrebbero anche essere delle anime karmiche, considerato il diavolo e la torre. Io ho l'idea che anche le anime karmiche siano da considerare anime gemelle. L'idea più romantica è che le anime gemelle ci facciano crescere nella luce, mentre le anime karmiche ci fanno crescere nella sofferenza, cioè attraverso la sofferenza si impara. Mentre con l'anima gemella dovrebbe essere una cosa un po' più dolce, no? Un po' più nella luce. Però comunque, secondo me, anche le anime karmiche sono anime gemelle. Tenete presente che qui sì, potrebbe essere una questione karmica che dovete affrontare. Non sento tanto con l'altro, ma più che tutto verso voi stessi. L'altro in questo caso vi fa da specchio, vi dice ok, le cose sono andate così perché tu la pensi così, tu hai questo tipo di atteggiamento, questo tipo di attitudine, questo tipo di comportamento. Da dove deriva? Perché si è creato questo condizionamento? Bisogna rompere il condizionamento per riuscire a rendersi conto delle proiezioni e delle paure anche che fa venire fuori l'ego fondamentalmente. Amici dei gemelli, questo è quello che io avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Se volete ulteriormente sostenere il canale potete anche fare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che l'abbonamento è diviso in 2 fasce, con la prima fascia, quella più bassa, si sostiene semplicemente il canale, con la seconda fascia che è l'abbonamento più alto si ha l'accesso a tutti i video di crescita personale e di crescita spirituale. Spero che possiate apprezzare anche questo tipo di argomenti. Io vi ringrazio di essere rimasti fin qui, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!